Bentornati amici smokers, nel video di oggi vi parlerò del Rustica che fa parte della serie HH di Mac Baren, conosciutissimo per la sua forza nicotinica e come dare torto alla sua fama. Un'altra particolarità di questo tabacco è che non fa parte della Nicotiana tabacum che costituisce la maggior parte dei tabacchi che conosciamo, ma è un'altra pianta, ossia la Nicotiana rustica. In realtà questo tabacco è realizzato con una miscela delle due qualità, delle due famiglie, una parte di rustica, conosciuta anche per essere molto forte, quindi viene tagliata con un'altra parte di Nicotiana, con Virginia Barley. Una latta da 50 grammi che sul mercato italiano non so a quanto può essere arrivato, come tutti i Mac Baren, una 25 euro. Un taglio flake che vi faccio vedere subito da più vicino. La solita confezione dorata della Mac Baren, qualche carica che mi è rimasta qui, di un flake molto regolare da un colore scuro con delle parti anche di tabacco biondo. Un odore veramente ottimo, del resto come tutti i Mac Baren, soprattutto della serie HH, che riporta un po' anche al Kentucky, anche se non c'è, che per la maggior parte andiamo subito a sentire dei forti odori di cuoio, di pelle e affumicato. Un po' più sotto sento torba e cacao. Lo andiamo a caricare subito insieme. Si apre abbastanza facilmente, si carica facilmente. L'unica cosa è un po' la combustione. Non so se posso dire che sia soggettivo, magari in base alle mie abitudini, ma per me è stato un po' difficile mantenerlo acceso a lungo. Certo non è che è stata una cosa tragica, però non ha avuto per me una combustione ottimale. Un'umidità perfetta, ha tenuto fino a per diverso tempo, perché l'ho fumato affiancato a un altro tabacco, perché di certo questo per me non è un tutto giorno. Anche al gusto devo dire che come per l'olfatto si mantengono degli ottimi sapori. C'è una particolarità però, che li trovo molto bassi. Non c'è un sapore di testa come siamo abituati di solito ai tabacchi, che c'è un sapore o due che sono i più forti e poi sotto gli altri. Qui sono tutti bassi dei sapori. C'è questa forza nicotinica che bisogna stare attenti, perché a volte sembra che non sia così forte, ma c'è e si farà sentire. Questi sapori, anche se bassi, comunque sono abbastanza piacevoli. Sempre si riporta il cuoio, l'affumicato, la pelle, la torba, sembrerebbe di riconoscere anche in questo il barley, il cioccolato, cacao, liquirizia, radice di liquirizia. Anche la frutta secca dei Virginia è una fumata evolutiva, è abbastanza piacevole, anche se sono bassi come sentori. Tabacco che in italiano ce l'ha recensito anche Moreno e il Pipatore d'America. Tra l'altro sono d'accordo con le loro impressioni. Anche per me, se lo devo dire, è un tabacco, non so se lo ricomprerei, non credo, però non vuol dire niente, nel senso che comunque questo potrebbe essere soggettivo. Invece oggettivo secondo me è che, come tutta la serie HH, è un tabacco da provare. Se gli dovessi dare un voto da 1 a 10, io gli darei 7,5, che comunque riconosco che è un buon tabacco e ha le sue caratteristiche, il suo carattere. È vero che, come dice il Pipatore d'America, è conveniente fumarlo in fornelli piccoli o al massimo regolari, perché secondo me fumarlo in un fornello addirittura grande diventa praticamente un incontro da box. Quindi per me è da provare. Non perdetevi il prossimo video, che vi parlerò
di questo tabacchino qui che sto fumando. Se vi fa piacere raggiungetemi su Facebook o su Instagram, dove mi potete anche contattare in privato per qualsiasi cosa, anche per collaborazioni. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella per non perdervi i prossimi video. Come sempre, ha sido un placer, sia pa' cá, hasta la prossima, amigos smokers.